Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Scorpione per ciò che riguarda le questioni riguardanti i sentimenti e le emozioni. Andiamo a vedere come sarà questo mese per te, di dicembre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che li andremo ad applicare nella lettura dei tarocchi, ok? Andiamo a vedere la lettura generale, facciamo una lettura generale dove saremo un po' più brevi ma incisivi rispetto alle letture che abbiamo fatto fino a questo momento, poi andremo a vedere l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò la carta del drago immaginale che ti darà anche il rituale della buona riuscita da inserire nella pratica dei 21 giorni che state già facendo, migliaia di voi. La pratica profetica, Galeotta fu quella pratica, quando la misi, che sta dando risultati straordinari a tutti, la trovate qua sotto all'info box, va bene? Poi a gennaio partiranno le masterclass, ma lo saprete durante dei video che faremo alle dirette, va bene? Quando partiranno, per realizzare il tuo obiettivo, non guardare in faccia niente a nessuno e compierlo. Quindi, ma partiamo oggi con il tuo oroscopo. Vediamo che per te, in base ai pianeti che ho visto che ci sono, questo per te è un mese molto intenso. Abbiamo Mercurio nel tuo segno fino all'11 dicembre, quindi avrai questa mente acuta, cioè avrai questi pensieri profondi e delle comunicazioni che saranno molto precise. Quindi per la prima parte del mese tu avrai l'opportunità, il cielo ti sostiene, di fare chiarezza, di chiarire delle situazioni e di portare anche alla luce delle verità nascoste. Poi abbiamo Venere e Marte in Sagittario fino a metà del mese, che ti spingeranno a vivere le relazioni e le emozioni con passione, con coraggio, no? Invece i transiti più lenti, come Giove che è in Cancro, Saturno e Nettuno in Pesce e Plutone in Acquario, ti sostengono nel trasformare dei vecchi schemi. Anche ti sostengono nel proteggere i tuoi progetti e costruire delle basi solide per il futuro. Quindi dicembre per te è un mese potentissimo, dove c'è illuminazione, che ti chiarisce e apre gli spazi per la rinascita personale e pratica. Andiamo a vedere ora cosa ti accade nel concreto con i tarocchi, in modo tale da avere una visione onnicomprensiva, va bene? Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità e bellezza. Sabbe satta sukhi hontu. Scorpione, dicembre 2025. Allora, come prima carta metteremo il tema centrale del mese, ossia quello che la tua anima vuole realizzare in questo mese ai fini della prosperità e della bellezza. La seconda carta indicherà gli spiriti che sono al tuo fianco, considerati sia come invisibilità che come eventi o persone che si manifestano guidate dai tuoi spiriti, per realizzare il tema. Come terza carta andiamo a mettere la trasformazione interiore che avverrà, cioè qualche nodo karmico che si scioglie, una vecchia identità, la trasformazione interiore. Poi, come quarta carta andiamo a vedere qual è il dono in questo mese che si riversa in tutti gli ambiti della tua vita. Come quinta carta andiamo a mettere a vedere qual è la postura energetica da adottare, il consiglio sciamanico per andare incontro al tuo successo. E come ultima carta mettiamo l'esito del mese. Allora, ragazze mie, ragazzi, facciamo un bel respiro. Cosa accade a dicembre? Allora, andiamo a vedere qual è il tema centrale del mese. Boom! Distruggo per liberarti e per salvarti. Allora, l'anima tua vuole distruzione, crollo di tutto ciò che non regge più sulla verità. Qua c'è la torre.
Allora, è uno scossone, parla di qualcosa che cade, che crolla per liberare spazio. Quindi in questo mese sei chiamata o sei chiamato a lasciare andare dei vecchi schemi, dei vecchi ruoli, dei vecchi modi comportamentali, relazioni anche che non servono più, delle situazioni che erano stagnanti. E siccome abbiamo Mercurio nel tuo segno, in Scorpione, fino all'11, la tua mente sarà così acuta, talmente acuta, più acuta che mai. E quindi tutto ciò che era nascosto viene alla luce. Le verità si manifestano. Forse anche delle situazioni che hai ignorato o che hai trattenuto ti costringono a guardarle in faccia. Questo è uno shock necessario, perché la torre porta verità che liberano. Quindi dicembre è un mese di pulizia karmica. Ciò che cade lascia lo spazio a qualcosa di nuovo, autentico e potente. Ok? Per fare questo dobbiamo vedere quali sono gli aiutanti invisibili o le situazioni che succedono. Beh sì, guarda, avrai tanto coraggio, C'è tanta determinazione, qua c'è il carro. Questa è proprio la forza del tuo amante mistico, spirito guida che te lo dà. Il carro ti accompagna, ti spinge avanti, ti ricorda che puoi dirigere la tua vita con volontà e coraggio, anche quando tutto sembra traballare. Quindi questo mese hai accanto delle energie, delle forze che ti sostengono fortissimo, che sono i segnali che stai andando nel verso giusto, degli incontri e delle sincronicità che ti indicano la strada giusta. Ok? Quindi non sei sola, non sei solo. Anche quando le cose crollano, qualcuno o qualcosa ti guida verso un movimento potente, deciso e perfettamente allineato con il tuo cammino animico. Stai una botte di ferro, ok? Vediamo qual è la trasformazione interiore che avviene in te in questo mese. Bellissimo, qua abbiamo un cavallo di bastoni. Si sente da dentro, il cavallo di bastoni qua ti spinge a muoverti velocemente, a prendere coraggio, ad agire, quindi animicamente dicembre scioglie nodi karmici legati alla paura del cambiamento e anche al senso di impotenza. Non ce l'avrai più. Questo è il momento in cui tu senti dentro di te dire o ora o mai più. E sentirai dirti anche dentro di te non posso più restare fermo. Quindi la trasformazione qua è un'energia che si muove nel corpo, nel cuore, nell'anima, che ti fa sentire viva, vivo, attiva, pronta a creare o pronto a creare, mi spiego? Sì, ti vedo così determinata o determinato e si vede che novembre hai lavorato bene con la pratica dei 21 giorni, con lo yoga sciamanico, con la psicologia immaginale, hai studiato i podcast perché questo, cioè la distruzione del vecchio, può avvenire solo quando le nuove memorie, le nuove informazioni sono state innestate nel corpo. Perché, come vi dico sempre, se non convinci il corpo e si fa solo con lo yoga sciamanico, allora se non convinci il corpo, questa distruzione crea vittimismo. E quindi riperpetua le stesse cose per mesi, anni, vite, ma si vede che hai lavorato bene. Eccolo. Allora, sì. Vediamo a questo punto qual è il dono del mese, no? Che cosa ti arriva in questo mese come dono? La saggezza dell'eremita, non avevo dubbi. Il dono è la capacità di guardarti dentro senza giudizio più, di comprendere il percorso che stai facendo e di trovare la luce dentro di te. Perfetto. Quindi dicembre porta questa apertura interiore. Anche con la torre, il cavallo di bastoni, o meglio, torre e cavallo di bastoni influenzano, cioè come se tu stessi sentissi che sei perfettamente sulla strada giusta. È chiaro? Quindi in ogni area della tua vita, perché questa carta corrisponde anche al dono che si manifesta in ogni area della tua vita, che è lavoro, relazioni, economia, lo spirito dell'eremita ti aiuta a vedere la direzione giusta, cioè da dentro ti arriva la risposta e non ti permette di confonderti dalle apparenze, ma ti permetterà di nutrire il discernimento. Questo va bene per me adesso e lo seguo senza ombra di dubbio, è un dono enorme. Cioè avrai saggezza pratica, quello che senti dentro a livello proprio pratico lo metti in scena e spirituale insieme, cioè qua senti e decidi, senti e agisci.
bellissimo, bellissimo. Ok, vediamo qual è la postura energetica o il consiglio sciamanico da adottare. Datti, Cavaliere di Coppe, muoviti con il cuore in mano, muoviti con apertura emotiva, muoviti senza perdere la lucidità. Il Cavaliere di Coppe ti ricorda di essere gentile con te stessa o con te stesso e anche con gli altri. Il Cavaliere di Coppe ti ricorda inoltre di portare in ogni azione che fai un'intenzione chiara e positiva. Va bene? Oltre a questo, il Cavaliere di Coppe ti ricorda di fare in modo che le tue emozioni diventino la guida e non l'ostacolo. Ok? Che cosa voglio dire con questo, Fra? Te lo dico subito. Le emozioni diventano la guida e non l'ostacolo. Quando abbiamo un'emozione forte, mi viene in mente quando devo fare un'esibizione, una performance yoga sciamanico, no? E ho molta ansia, molta paura, molta ansia. Ok, ma questo succedeva anche quando mi esibivo ai grandi concerti, che con migliaia di persone. E quindi quell'ansia, quella paura è quello che mi permette di salire sul palco. Mi alleo a quell'ansia, mi alleo, perché senza quell'ansia non farei grandi performance. Ok? Quindi il Cavaliere di Coppe ti ricorda che le emozioni, lascia che le emozioni diventino guida e non ostacolo. Quindi dicembre ti sta chiedendo equilibrio tra azione e sensibilità, tra mente e cuore, tra decisione e intuizione. Va bene? Ok. Qual è l'esito del mese? Eccola qua, un bel 5 di spade. Allora, dicembre si chiude con una lezione di discernimento. Dice, che vuoi dire, Fra, con questa lezione di discernimento? Te lo dico subito, il 5 di spade mi parla di conflitti, di tensioni, di decisioni difficili, però anche di chiarezza. Cioè alla fine sai dove devi stare e sai cosa vale davvero la tua energia. È il discernimento qua. Io qua vedo che ci sarà del confronto, qualche confronto ci sarà, qualche frizione anche. Ma questa frizione, questo controllo, questo confronto, questi confronti che avrai saranno per farti vedere che cosa è importante proteggere per te e dove non sprecare energie in battaglie inutili. Cioè dicembre ti lascia più forte, più chiara, più chiaro, pronta o pronto a iniziare un nuovo ciclo con maggiore autonomia e consapevolezza. È chiaro? Fammi mettere un'altra carta qui che voglio essere ancora più specifica. Non avrai alcun dubbio sulle tue intuizioni e agirai in base alle tue intuizioni, senza lasciarti travolgere da chiacchiericci mentali. Perché? Perché la trasformazione karmica è la smettere di avere paura di agire, è il coraggio. Perché i nodi karmici ci fanno non pacificati, ci fanno trattenere, no? Vediamo, 5 di spade. Non avevo dubbi che uscisse Re di bastoni o una carta di fuoco di azione. Avrai leadership, avrai visione e quindi saprai che battaglie combattere, quali ne vale davvero la pena che valgono la pena della tua energia e quali no. Quelle che saprai combattere, quelle che saprai combattere sembra che vai in battaglia, no, il senso qual è? Sono tue situazioni interiori, mentali, no? Allora saprai a cosa dare credito, quali tipi di pensieri dare credito e quali no, e te li lascerai scivolare. Perché? Perché ha una grande leadership dentro con Re di bastoni. Visione, leadership, azione. E quindi ti confronterai, avrai dei confronti o anche delle frizioni con qualcuno, mantenendo viva e mantenendo fede alle tue posizioni. Lo farai mandando avanti delle decisioni chiare, con il cuore aperto, perché segui la saggezza interiore. Va bene? Quindi è un mese di crolli, chiarezza, azione, introspezione, saggezza. È molto intenso questo mese. Ma ne esci forte, chiaro, pronta a costruire la tua vita su basi autentiche.
di bastoni è molto autentico, no? Può darsi che tu che ti confronterai anche con una persona che ha molta sicurezza in se stessa o in se stesso, e questo può generare delle frizioni, no? Puoi vedere uno specchio della tua interiorità con questa persona. Fatto sta che il risultato è l'apprendimento, l'ombra che viene illuminata, cioè prendi tu la leadership che ti serve, che magari la vedi mentre ti stai confrontando con qualcuno, cioè ti spiego. Quando ci fa innervosire qualcuno o ci dà della frizione e vediamo in questa persona una persona che ha visione, leadership, capacità, se noi dobbiamo mettere in luce il potenziale lì, visione, coraggio e capacità, quella persona con cui ci confrontiamo ci può dare fastidio. Allora tu, sapendo questo, acquisisci attraverso questa proiezione con questa persona le qualità che ti servono. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Il dono è la saggezza della solitudine, cioè soltanto nella tua voce interiore, senza il chiacchiericcio mentale che può essere anche stimolato da persone esterne, tu vinci. Ok. Cosa dicono questi oracoli? La luce delle stelle, più bella di questa. Non rallentare la manifestazione con esitazione e preoccupazioni. Dimmi se non è il succo di quello che ti ho detto qua, che tu agirai. Mantieni la fede e crea luce nell'oscurità. Il cammino delle stelle è fatto della stessa energia. Cioè, chiaro, no? Le stelle ti accompagnano, mantieni visione e fede e coraggio. Perché qua tutto ciò che non è autentico crolla e tu hai la forza per realizzare qualcosa di bello. Cos'altro? Avrai una grande forza interiore. È uscita a diversi segni questa carta. È come se dicembre è un colpo di coda dell'ultimo karma e va a forgiare le armi spirituali che hai. Non perdere te stesso nelle cose che non puoi cambiare, concentrati su ciò che puoi cambiare, cioè atteggiamento, mentalità ed energia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. Allora, quello che andrà a essere cambiato in questo, poi è un leone, no? Il coraggio, andrà cambiato è l'atteggiamento rispetto alle tue paure. Avrai il coraggio di agirle, cioè scusami, avrai il coraggio di sorpassarle, superarle, aprendoti, dandoti alle emozioni con grande fede. E questo, quando tu ti dai, perché questa è la postura energetica, il consiglio sciamanico su come ti devi comportare, no? Per realizzare quest'opera. Allora, quando tu ti dai con amore, con intenzioni positive a quello che ti accade, al di là di quello che accade, come ci insegniamo sempre, arriva un'emozione di disagio, mi do con positività, con Emao, arriva un'emozione bella, mi do allo stesso modo, arriva un'emozione più sotterranea, mi do allo stesso modo. Questo è l'atteggiamento da adottare. E quindi questo ti autopotenzia con l'emozione che la tua mente giudica negativa. Ecco perché c'è il leone, la forza, il coraggio di agire, no? E realizzare le stelle. Mettiamone un'altra. Sei pieno di speranza, sai che quanto non mi piace questa parola, diciamo la fede. Non credere che le sconfitte o le delusioni passate ti impediranno di avere successo. Il vero successo cresce dalle lezioni. Un cuore pieno di speranza non si arrende mai. Avrai grande resilienza qua e grande fede. Vediamo l'archetipo cosa ti dice. Il vampiro. Il vampiro è un po' come coloro che ti risucchiano l'energia. Allora, ti farai cosciente della presenza di qualcuno o qualcosa che sta drenando la tua forza vitale. Ok. Allora, non esiste né bene né male né giusto né sbagliato. Esistono delle persone che possono vibrare a frequenze di vittimismo e quando ci sono degli aspetti di te ancora vittimistici, il bisogno per esempio il bisogno, non la volontà integra di aiutare qualcuno, se c'è questo bisogno di aiutare qualcuno
sai che cosa voglio dirti? È la necessità di ti do per paura di non essere accettata o accettato, ti do per paura di essere giudicata male, ti do per paura di perdere la buona idea che tu hai su di me, o ti do perché tu abbia una buona idea di me. Va bene? Questo è il sentore per capire se c'è ancora un tratto vittimistico dentro di te a livello inconscio, anche se state facendo le pratiche, eccetera. Questo ti do per paura di perderti, che sia un amico, che sia una situazione, che sia un amore, ok? Che cosa determina? Un depauperamento di energia, cioè tu devi dare con la gioia di dare, non con il bisogno di dare, per paura di non essere accettata o accettato. Cosa succede? Se c'è questa necessità tua sotto sotto, attiri delle persone che stanno a quella frequenza vittimistica e di conseguenza si attiva il vampirismo energetico, perché nulla può accadere all'esterno che non c'è al tuo interno. Non esiste nulla fuori. Nulla ti può, come dice un grande testo, nulla può nuocerti all'esterno. Nulla può nuocerti all'esterno se non la tua stessa idea che qualcosa possa nuocerti. Questo ce lo insegnano sempre con lo yoga sciamanico. Quindi nulla può nuocerti all'esterno o nulla può nuocerti se non la tua stessa idea che qualcosa possa nuocerti. Quindi è l'idea che qualcosa possa nuocerti che ti fa nuocere da quella cosa. Quindi se pensi che ci siano persone negative, se pensi che una persona possa nuocerti, ti nuoce, ma è la tua idea di quella persona che ti nuoce, non quella persona. Quindi anche se facciamo la differenza, ci sono delle persone che vibrano determinate energie, sì, però se tu pensi che nulla può nuocerti, tu queste persone mica ti nuociono. Mi spiego? Non parliamo solo di persone qua, anche di situazioni che possono drenare la tua forza vitale. Quindi cosa succede? Questo ti è già successo in passato, perché il cavallo di bastoni nella sezione quale trasformazione interiore avviene non mi sarebbe uscito, perché anziché una carta di depauperamento mi è uscita una carta di forza, quindi mi dice che questo ti è già successo in passato. Cosa succede in questo mese? Siccome sei cambiata o cambiato, ti puoi scontrare con delle persone, delle circostanze che riflettono questo vecchio passaggio, affinché tu possa non più essere condizionato o condizionato ed eremita come dono, darti a queste persone o una certa circostanza o scegliere a cosa darti con autorevolezza e maestria e avere la forza interiore e la fede per realizzare i tuoi sogni. Ok? Ok. Detto questo, ragazze e miei ragazzi, adesso passiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te a dicembre 2025. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? In amore? Iniziamo con 3 carte. Re di bastoni, eccolo di nuovo. Regina di denari. Wow! Amore, amore, amore. Potrei chiudere il video qui. 2 di coppe. Qua vedo una relazione autentica, bellissima, dove ci sono 2 forze che si completano perfettamente. Che tu sia uomo o donna non importa, attribuisco questa regina di denari a te, anche se sei uomo, ok? Allora, qua vedo un'energia più pragmatica, più madre, più materna, più generosa, e qua vedo un'energia di una persona carismatica, di una persona che si dà, di una persona coraggiosa, di una persona che lotta per amore. Queste 2 energie, fuoco e terra, si uniscono perfettamente con il 2 di coppe. Quindi io qua vedo che c'è per te un amore perfettamente equilibrato, dove 2 persone diverse si completano perfettamente. Perfettamente. C'è proprio uno specchio l'una dell'altra, bellissimo.
E vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Aspetta, si è girata questa. Com'è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese? 3 di denari, 8 di coppe, Aci picchia, asso di coppe. È una persona che arriva da te con una grande voglia di condividere il suo cuore e l'amore. È una persona che vuole lasciare il conosciuto, magari può essersi impegnato in altre relazioni precedentemente, qua vedo che o aver costruito in altre relazioni, oppure semplicemente, non lo so, può essersi dedicato al suo lavoro, alle sue cose e quindi scegliere di impegnarsi con te, asso di coppe, perché qua vedo il 2 di coppe. Ok? È una persona che arriva proprio con questa freschezza, con questa bellezza, mi spiego? Quindi io qua vedo che per te l'amore trionfa in questo mese. C'è proprio qualcuno che arriva con un'intenzione seria, intenzioni mature, intenzioni concrete. Qua si vede che c'è una persona che sa quello che vuole, che non ha paura di farsi avanti e che soprattutto porta una vibrazione di stabilità e di desiderio autentico di costruire. Quindi tu entri nel mese con questo cuore pronto, mi spiego, e la vita ti risponde con un incontro o una connessione che vibra di passione, attrazione, compatibilità emotiva. Cioè, questa è una relazione che profuma di noi, del noi, no? Non di giochi di potere, no, no. Quindi qualcuno qua ti vede e ti riconosce, non scappa davanti alla tua intensità, ma ci entra dentro con coraggio. Quindi la persona che ti viene incontro porta un'energia che da un lato vuole costruire, collaborare, mettersi in gioco seriamente, e dall'altro lascia alle spalle un suo passato emozionale difficile, delle dinamiche, oppure lascia alle spalle una persona che non lo nutriva più. Cioè è proprio come se dicesse io voglio ricominciare da zero, voglio amare in modo sano, voglio darti il mio cuore. Quindi qua io vedo che c'è un nuovo inizio emotivo enorme, va bene? Enorme, pulito, luminoso. E questo è un amore che nasce da una scelta consapevole, non nasce né da confusione né da bisogno. Questo è un amore che porta nutrimento, presenza, reciprocità, ok? C'è la possibilità di una relazione veramente vera. Vediamo alla fine però cosa accade. Abbiamo visto le due energie. Cosa accade alla fine per te? Amore. La luna. Eccola qua l'elaborazione. 5 di coppe e non avevo dubbi poi il paggio di bastoni. Allora, scusami, il paggio di coppe. Allora, prima di aprirti devi attraversare un velo qua, perché la luna qua porterà in superficie il non detto, porta in superficie le ferite antiche, porta in superficie le gelosie sottili, porta in superficie le paure di essere traditi o di non essere scelti. Questa è la notte sciamanica, è la discesa nella grotta dove l'anima tua si rigenera. Quindi qua vedrai i fantasmi, no? Per lasciarli andare e non per trattenerti. Ricordiamo la torre nella precedente stesa. E il 5 di coppe qua è la purificazione del cuore, cioè dopo il velo della luna tu sentirai una dolce tristezza, dolce malinconia con il quale allearti, perché qua riconoscerai un dolore antico, un rimpianto a cui dire addio, un senso di perdita che finalmente trova voce e viene finalmente trasfigurato. Qua è una fase di trasmutazione a metà mese, cioè qua ti dice guarda cosa resta, non cosa è andato perso. E quando trovi la dolce malinconia, la dolce tristezza, alleati per poter fare la pulizia che la torre della stessa precedente ci ha detto. Ce lo stanno ribadendo qui nel rapporto con l'altro, no? E poi, bellissima, più o meno intorno al 20 dicembre avviene questa rinascita, questo amore bello qua, ok? Quando qua, cioè il tuo cuore tornerà limpido, va bene, come acqua di sorgente. Qua io vedo che tu
ti aprirai in una nuova apertura, timida ma autentica, no? Il primo passo è quel dire mi piaci detto a voce bassa e ti voglio bene a voce bassa, però è reale. Cioè qua è l'amore che si riaffaccia non con i fuochi d'artificio, ma con profonda e commovente sincerità. Va bene? Quindi io qua vedo che ci sarà una notte emotiva, una purificazione e una nuova apertura. È come se l'universo ti dicesse: prima guarisci l'ombra, poi ti porto una persona che parla la lingua del cuore. Quindi si apre un nuovo corteggiamento, una tenerezza fresca, un inizio che profuma di verità, può anche essere una riconciliazione, però il senso è proprio questo: attraversi la notte, dia a lei e porta questo nuovo inizio, ok? Sì, perché io credo che qua l'altra persona abbia avuto dei legami importanti, però arriva con il cuore aperto, va bene? Vediamo cosa ti dirà questa persona. O può essere la stessa persona che già conosci, eh? Ben aspettati sono i nuovi incontri comunque. Venere, Marte, abbiamo il Sagittario, quindi ben aspettati i nuovi incontri. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Che ti ho detto? Autenticità, verità. Con te posso essere autentico. Ci sarà una verità commovente qua, autenticità da parte di questa persona. Sei bella da togliere il fiato, o sei bello da togliere il fiato. Fa impazzire a questa persona. Sei bella da togliere il fiato, wow. Cos'altro ti dirà con quel paggio di coppe? Sei la mia vita, ragazze, ragazzi, beh, che devo aggiungere altro? Sei la mia vita, sei bella da togliere il fiato. Ah, ci picchia, ma lo vedevo già nella tua linea, eh? Non aggiungo altro, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono. Però prima c'è questa fase, ragazze, miei ragazzi, eh? Può essere relativa all'altra persona che vive questo o a te, tanto è lo stesso perché è uno specchio, no? Ok. Cioè, ti spiego una cosa. Se l'altra persona vive delle paure inizialmente, no? Paure, il non detto, come glielo dico, che faccio nei tuoi confronti, e magari si sente un po' triste inizialmente, a te ti vengono dei dubbi, o ti posso dire, ok, qual è l'emozione che senti rispetto a quello che sta sentendo l'altra persona? Dolce tristezza, dolce malinconia, cioè sono le stesse emozioni che si verificano con dinamiche diverse per tutti e due, perché se entra nel tuo campo energetico la persona e c'è un incontro destinico, no? Ok, quindi questo è il senso. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Ricordiamo, ragazze e miei ragazzi, che l'unica relazione che abbiamo è sempre e solo con le nostre emozioni, non è con la persona, che è solo un mezzo del divino, ok? Cos'altro? Ripulire, infatti, tutto ciò che brilla e non te l'aspetti proprio, qui e ora. Qua c'è una pulizia animica, no? Come ti ho detto, la luna, il 5 di coppe, rispetto a tutto ciò che è falso, a tutto ciò che è nascosto, a ciò che sia tuo che dell'altro, dell'amore per te in genere. E questa cosa, questa carta è questa, qui ed ora, non te l'aspetti proprio questa rivelazione che poi arriva. Perché comunque ti vedo piena nel tuo potere o pieno nel tuo potere, serena, tranquilla. E vedo che questa persona farà molto per palesarsi e per palesarti questa autenticità. Cos'altro? C'è una rigenerazione in atto, quindi non bisogna forzare le cose, è una situazione in cui il karma ritorna per essere trasceso. Allora, ci sono delle situazioni qua a livello sentimentale che si ripetono, si sono già ripetute nella tua vita emozionale. Bene, arriva di nuovo una sensazione simile affinché tu possa fare il viaggio sotterraneo con la luna e il 5 di coppe. Una volta per tutte allearti alla dea o al dio dell'emozione, che sia tristezza, ansia, malinconia, paura, abbandono, solitudine, qualsiasi siano, affinché si possa fare un salto evolutivo, girare il karma. Va bene? Ok.
E affinché noi andiamo ancora di più su questo, vediamo cosa ci dicono le carte del drago immaginale affinché tu possa canalizzare tutta questa energia, che è relativa non solo a questa stesa sull'amore, anche all'altra generale. Cosa ci dicono le carte del drago immaginale per te? Il vento. Ragazze mie ragazzi, i venti del karma soffieranno forte per te in questo mese. L'abbiamo visto prima con la torre. Cosa significa che i venti del karma soffieranno forte? Che ci sono cambiamenti fortissimi a cui tu devi essere pronta a rispondere sì, lo voglio. Non devi prendere decisioni importanti in questo mese. No, in nessun ambito. Ma le decisioni le prenderai quando ti verrà istintivamente da una situazione di calma. Ora ti leggo questa carta dandoti anche il rituale della buona riuscita. 18. C'è il vento, lascia che il vento faccia cadere le foglie che non servono, non lo fare tu, questo è. Allora, vento. Ti leggo subito il risponso del drago. L'elemento aria indica il momento di un cambiamento. In presenza di questa carta tu sai di essere in un processo di crescita e sai che tra breve si manifesterà una metamorfosi significativa in cui ci sarà trasformazione radicale di prospettiva e ciò che prima ti era invisibile ti diventerà evidente. Questo è il momento della pura attesa. Cerca di stare in questa fase senza provare né attrazione né repulsione per tutto ciò che vivi e sperimenti. I venti del tuo karma stanno soffiando forte. È meglio non prendere decisioni importanti. Attendi. La crescita porta con sé a volte anche prove dure affinché il tuo karma negativo non possa avere efficacia in questa situazione. Agisci solo quando i venti del karma si saranno calmati. Il momento della pura azione ti sarà evidente. Lo riconoscerai perché sarà accompagnato da una sensazione di profonda calma. Chiaro, no? E adesso ti do il rituale della buona riuscita. Sdraiato o seduto con la colonna vertebrale eretta, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo respiro spontaneo. Cerca di mantenere la tua attenzione nel punto esatto in cui senti l'aria toccare il corpo per la prima volta entrando e per l'ultima volta uscendo, i cosiddetti cancelli del respiro, ok? Poi, rivolgendoti al tuo spirito guida o amante mistico, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Va bene? Mentre fai questo, osserva tutte le tue emozioni e i tuoi pensieri che stanno dentro la tua mente in quel momento, va bene? Fallo tutti i giorni questa cosa, basta 1 minuto, 2 minuti. Osserva tutte le tue emozioni anche rispetto a un argomento specifico, no? Maestro, dammi la forza dell'attesa se parliamo d'amore, se parliamo di relazioni, se parliamo di un'altra cosa. Maestro, dammi la forza dell'attesa. Ora, mentre fai questo, osserva tutte le tue emozioni e tutti i pensieri che ti arrivano. Lasciali scorrere. Lasciali scorrere e di a te stessa o a te stesso, so che ora sto pensando questo, so che ora sto pensando quest'altro, so che ora sto sentendo questo, so che ora sto provando quest'altro. Rimango nel vento dei miei pensieri e delle mie emozioni in attesa che si calmi la tempesta. Chiedo la forza dell'attesa. Dire so che sto provando questo, so che sto pensando questo, è il cammino della meditazione attiva del Satipatthana. Cioè, è essere coscienti di quello che sta accadendo in quel momento, senza sviare. So che sto provando questo, so che sto pensando questo. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Sempre dopo i 10 respiri, ok? 10 o 9 diciamo qua, vabbè, tanto o 10 o 9. 9 per il compimento. Ah no, non dice quanti. Vabbè, almeno 9 o 10, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, fate questo e andate dritte come un treno, va bene? Quindi, detto questo, io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!